Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Venerdì, giornata di pronostici, seconda giornata della Serie A. Prima di andare nella seconda giornata e fare ovviamente la nostra schedina, andiamo a vedere cosa abbiamo combinato nella prima giornata di Serie A, quante ne abbiamo prese e quante no. Nella sezione commenti qui sotto ragazzi fatemi sapere voi quante ne avete prese e quante no, cosa avete sbagliato, se vi piacciono i pronostici di questa seconda giornata, eccetera eccetera. Un bel like a questo video nel caso vi piacciono i miei contenuti, e per chi è nuovo iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta carico un video, e andiamo a vedere cosa abbiamo combinato nella prima giornata che mettiamo qui. Eccola lì. Empoli-Verona 1-0 per il Verona. L'Empoli si è divorato qualche gol a porta vuota, però non l'abbiamo presa, abbiamo messo 1, è uscito 2, niente da fare. Frosinone-Napoli 1-3, l'abbiamo presa, avevamo il 2. Genoa-Fiorentina, credevo che il Genoa potesse cominciare un tantino meglio, ma ha trovato una Fiorentina completamente già pronta per poter anche dar fastidio al quartetto Champions, secondo me. Comunque avevamo messo X, l'abbiamo persa. L'Inter l'abbiamo preso 1x, Inter Monza 2-0 per l'Inter. La Roma l'abbiamo presa, avevamo messo X, Roma Salernitana, e ci sta. Sassuolo Atalanta, ovviamente io fiducia al Sassuolo, assolutamente lo sapevo che poteva essere una cosa strana. 2-0 per l'Atalanta, l'abbiamo persa. Ribaltone Lecce contro la Lazio, avevamo il 2 e niente da fare. L'Udinese Juve l'abbiamo presa, avevamo la Juve. Torino Cagliari 0-0, aveva il Torino e niente, non l'abbiamo presa, abbiamo preso il Milan. Quindi 1, 2, 3, 4 errori, 5 errori e 5 prese. Va bene, va benissimo, un 50% va benissimo come prima giornata. Togliamo questa di mezzo e mettiamo quest'altra giornata, la seconda. Allora, Frosinone Atalanta, anche se il Frosinone non mi è dispiaciuto come ha affrontato il Napoli, però squadra che affronterà, credo, chiunque a viso aperto, perché è nella filosofia di Di Francesco, è nel gioco che ha impresso comunque Di Francesco al Frosinone, o vuole imprimere, perché siamo ancora agli inizi. Frosinone-Atalanta 2, perché il divario tecnico tra Atalanta e Frosinone resta comunque alto. Monza-Empoli 1, 1 perché il Monza in casa sicuramente non stecca la seconda, la prima l'ha persa. L'Empoli costruisce ma arriva sotto porta e poi non riesce alla zampata vincente. 1. Verona-Roma, partita complicata, prima doppia di questa giornata, perché non mi fido della Roma. Si è fatto anche male Renato Sanchez, non ho visto condizioni, tempi di recupero eccetera eccetera. Comunque ci copriamo con la prima doppia e mettiamo X2. X2 perché il Verona pure è squadra attendista che però può piazzare la zampata. X2 ci copriamo con la doppia. Milan-Torino 1, per quello che abbiamo visto nella prima giornata, Milan nettamente superiore al Toro, che ha fatto sì 0-0 con il Cagliari, però non è che mi abbia entusiasmato poi così tanto, quindi 1. Fiorentina-Lecce 1. Il Lecce sicuramente in casa avrà il fattore campo, ha ribaltato la Lazio ma è uscito fuori comunque solo nel secondo tempo. La Fiorentina è squadra che nei primi 45 minuti con forze fresche e lucidità può mettere in difficoltà chiunque. Quindi 1. Juventus Bologna 1. Mi direte sì, ma sono scontate, e sono scontate le partite purtroppo, io non posso farci niente. Juventus Bologna è 1 per ciò che abbiamo visto in campo, lo stesso la Juve nel primo tempo, perché la Juve del secondo tempo è la stessa dell'anno scorso. Nel primo tempo c'è stata più territorialità, più spinta in avanti, più Chiesa nella totalità della partita. Juventus Bologna 1. Lazio Genoa 1 anche qui, non per demeriti del Genova o perché
ritengo che il Genova ha perso la prima, poi perderà anche la seconda, eccetera, eccetera, ma perché la Lazio non può steccare anche la seconda. Vedo quasi impossibile una Lazio che perde 6 punti nelle prime 2 giornate, quindi statisticamente 1 Napoli-Sassuolo, Napoli-Sassuolo, partita tutt'altro che scontata. Però io metto 1 senza sprecare la seconda doppia ed ultima di questa giornata. Mettiamo 1 perché il Sassuolo che non si è visto contro l'Atalanta, perché non si è visto, manca anche di qualche pezzo pregiato, ogni anno ne vendono uno. Comunque ancora si deve trovare la quadra. Tra i neroverdi 1 Napoli-Sassuolo, Salernitano-Udinese 1. 1 perché l'Udinese in primis non mi è piaciuta assolutamente per approccio all'inizio della partita, giocava in casa contro la Juve, va bene che era la Juve, ma non si è entrata in campo. La Salernitana, al di là di Sosa che si lamentava di un mercato non fatto, squadra comunque mezza incompleta a quanto diceva 2 settimane fa, la Salernitana quando arriva in avanti ci arriva in modo ordinato e cerca sempre di capitalizzare ogni qualvolta si affaccia in area di rigore. Pericolosa da questo punto di vista, Salernitano Udinese, per me 1 in quel di Salerno. Cagliari Inter, la seconda doppia di questa giornata. X2 perché non mi fido assolutamente del Cagliari, del campo di Cagliari, non il campo per le condizioni, ma per l'aria che si può respirare a Cagliari, campo ostico, non solo per l'Inter ma per tante squadre. Ranieri sa il fatto suo, sa perfettamente come potrebbe arginare, diciamo, sia una squadra che è all'altezza della sua, sia una squadra con un tasso tecnico assolutamente maggiore come l'Inter, però comunque credo che l'ago della bilancia penda verso i nerazzurri, quindi ci copriamo con la doppia X2. Eccola qua. Molto semplice, finita anche questa seconda giornata di Serie A, ragazzi. Vi invito come sempre a farmi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.